Finalmente è arrivata, ragazzi! Cosa conterrà questo pacco enorme? Beh, qui dentro abbiamo la nuova Fido M1 Pro. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Poco prima dell'estate, se ben vi ricordate, vi recensii la Fido M1. Recuperate la mia video recensione nella scheda qui in alto a destra. Una bellissima fat bike con ruote da 20 pollici, motore da 350 watt, 100 km di autonomia. E questo modello Pro che cos'è? È la sua evoluzione. Ancora più potente, ancora più autonomia, ma per le specifiche tecniche ci arriveremo tra poco. Direi prima di iniziare con l'unboxing. Da dove iniziamo? Allora, controllo un attimo il perimetro, pacco comunque arrivato in ottime condizioni, non è mai facile confrontarsi con questi pacchi così grossi, comunque cerchiamo, taglierino alla mano, di aprirlo nel migliore modo possibile e speriamo bene. Ok, andiamo. Amici, questa Fido M1 Pro è sostanzialmente identica, e vabbè, lui si è acceso, identica al modello base, però è più potente, quindi non immaginate di trovarvi chissà quali differenze sotto il lato estetico. Abbiamo innanzitutto un manuale di istruzioni, non c'era nel modello precedente, quindi questa è una buona novità. Precauzioni, consigli sul montaggio, come caricare la batteria, come serrare la ruota anteriore, il freno, insomma un piccolo manuale molto gradito. Poi troviamo l'adattatore, che credo non serva, però oramai sti cinesi ce lo propongono sempre, uno scatolotto con all'interno, vediamo se il caricabatterie ha la presa italiana. Sì ragazzi, guardate, ha la presa italiana, quindi non servirà assolutamente l'adattatore. La staffa per bloccare la ruota anteriore, dei chiavini esagonali sempre molto utili per serrare bene tutti i bulloni della bici, e il caricabatterie diverso esteticamente rispetto al modello precedente. E ovviamente, se riesco a tirarvelo fuori, eccolo qui il sellino abbastanza sportivo da mountain bike, insomma regolabile nell'altezza. Allora, molto ben impacchettata sotto questo aspetto, nulla da dire. Guardate, tutta questa parte in polistirolo a proteggere la bici, che comunque arriva dai magazzini europei di Banggood. Vi lascio i link e coupon per l'acquisto qui sotto in descrizione video. Mi è arrivata in circa 5-6 giorni lavorativi, c'è stato il weekend di mezzo. Mamma mia quanto è bella, amici, davvero bellissima. Vado un attimo a, anzi ve la faccio vedere con la telecamera secondaria. Eccola qui, a partire dalla grande ruota fat che dà il nome all'intera bici e all'intera tipologia di bici. Comunque l'ammortizzatore posteriore, i pedali che possono essere richiusi, la chiave è qui, doppia, ottima. L'altra ruota anteriore è da montare e la parte del manubrio è ovviamente pieghevole, come anche il corpo centrale della bici. Wow! E ora credo che mi servirà un aiuto. Papà! Sì, ok, magari non è bellissima da vedere in queste condizioni, però bisogna montare la ruota anteriore, il sellino e tutto il resto, quindi diamoci da fare, amici. La forcella anteriore ovviamente ha la sua protezione per evitare che si pieghi. È tutto pronto? Si accenderà? Proviamo. Ma sì, certo che si accende. Bellissimo display, ovviamente uguale al modello precedente. Vediamo la velocità massima, ragazzi. 24 km/h. Ovviamente ora la bici è limitata a 250 watt. Ora però sblocchiamo tutti i 500 watt del nuovo motore di questa Fido M1 Pro. Come si sblocca? Esattamente come il modello base. Vi lascio il mio video in cui ne ho parlato nella scheda qui in alto a destra. Comunque molto semplice: gas a manetta, ovvero acceleratore tutto in giù, leva del freno sinistra tirata, accendiamo la bici tenendo premuto il tasto di accensione, facciamo comparire l'errore E004 per 5-6 volte, rilasciamo tutto e bici sbloccata. Proviamo ora.
Mamma mia ragazzi, 49, quasi 50 km/h. E che accelerazione! Ragazzi, davvero tanta, anzi tantissima roba questa nuova Fido M1 Pro. Il motore è nuovo, arriva ora a 500 watt di potenza contro i 350 watt del modello precedente. Vi ricordo che arriva ovviamente bloccata, limitata a 250 watt per questioni legali, e se volete pedalare legalmente in strada pubblica lasciate questa bici limitata a 250 watt. Se invece volete divertirvi in strade private potete sbloccarla come vi ho appena mostrato. 500 watt che si fanno sentire tutti, 50 km/h di velocità massima. Tutta questa potenza è dovuta anche alla nuova batteria e qui dentro, e non sballonzola come il modello precedente che passa dai precedenti appunto 12.5 ampere 36 volt ai nuovi 12.8 ampere 48 volt. Quindi un boost di potenza notevole che permette di aumentare anche l'autonomia, che passa da 100 a 130 km, ovviamente con la pedalata assistita. Un dettaglio sul nuovo motore che riporta anche sulla targhetta i 500 watt 48 volt. Notiamo che è marchiato anche CE. Per il resto resta, perdonatemi il gioco di parole, l'ottima Fido M1 che abbiamo già visto qualche mese fa, con doppio freno a disco posteriore e anteriore, ammortizzatore posteriore più ammortizzatore anteriore regolabile, faro LED anteriore che fa davvero un'ottima luce, clacson, 3 livelli di assistenza alla pedalata assistita, trip parziali, trip totali, cambio Shimano a 7 velocità, acceleratore che potete anche escludere rimuovendo il cavo posteriore per avere la bici completamente a regola. Un altro dettaglio sul cambio, la catena, bellissima ragazzi, davvero una bici bellissima. Girando questa staffa potrete piegare la bici in due, molto comodo se volete trasportarla magari in auto. Qui ci sono le chiavi, potete rimuovere quella di riserva, e qui vediamo il nuovo nome, Fido M1 Pro. Insomma ragazzi, questa nuova Fido M1 Pro è letteralmente una bomba. Perdonatemi se uso questo termine non molto tecnico, però non c'è aggettivo migliore per definirla. Parliamo ora di prezzi. Ovviamente è più potente rispetto al modello base, quindi il prezzo aumenta passando dai precedenti 850 euro agli attuali circa 1000 euro, quindi 150-200 euro di differenza. Modello base che comunque resta ancora in vendita, potete scegliere voi che potenza volete per il vostro motore, resta comunque una fat bike tra le migliori a basso costo. Voi direte basso costo 1000 euro? Sì ragazzi, provate a cercare qualche altra fat bike come questa con le stesse prestazioni, non la pagate meno di 2000 euro o qualcosa in più. Spero di potervi portare quanto prima la prova su strada per capire chiappe sul sellino qual è la velocità massima, l'accelerazione, l'autonomia effettiva di questa nuova Fido M1 Pro. Ma se vi è piaciuta così tanto e volete acquistarla subito, vi lascio link ed eventuali coupon per l'acquisto qui sotto in descrizione video. Ricordandovi che offerte e coupon non sono eterne, scadono dopo un po' di tempo, un certo numero di utilizzi. Come fare quindi? Troverete i coupon e le offerte sempre aggiornate nel nostro canale Telegram ufficiale delle offerte TechBest Deals, indicato anch'esso qui sotto in descrizione video. Entrateci! Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di questa Fido M1 Pro. Vi piace? Non vi piace? La comprereste? L'avete già comprata? Parliamone qui sotto nei commenti, e se avete dubbi o domande non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se questo video vi è piaciuto e volete supportarmi, mi basta come sempre un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Detto questo, auguro buona pedalata a tutti, magari assistita come in questo caso. Tra l'altro la bici si è spenta perché inutilizzata, fantastico, e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!